Iscriviti al canale e clicca sulla campanellina per non perderti altri episodi. Ciao! Un battito di ciglia, il tempo di un respiro. La lama di Leuca saetta nella luce bluastra e la gola di Jasper si ricopre di sangue. La sicurezza che avevi letto nei suoi occhi, Opal, lascia lo spazio alla freddezza della morte. Avanti allora, che lo spettacolo abbia inizio! Sorelle, non si fanno prigionieri! Dall'oscurità emergono un numero che non sapete ben decifrare di Drow, tutte femmine, equipaggiate e vestite come lei, che si avventano contro il vostro gruppo. Sindarin, capendo la situazione, immaginando che Opal in questo momento sia compromessa, alza il suo martello che si illumina. Avanti! Per Opal! Proteggetela! I vostri alleati partono alla controcarica. Provo a usare la collana. Nel momento in cui provi a usare la collana, te senti una scossa alla mano e vedi il corpo ormai senza vita di Jasper muoversi di uno spasmo innaturale e senti nelle orecchie la risata di Leuca. Sarebbe stato troppo facile. Lasciami vedere nel buio dei tuoi occhi degli abissi. Fammi trovare una stella che non conosca mai un'eclissi. Gettiamo le catene nel tuo vortice più nero. La volontà divina mi tiene prigioniero. Schiavo della luce, abbraccio il tuo mistero. Illumina col buio ciò che è falso, ciò che è vero. Lasciami vedere nel buio dei tuoi occhi degli abissi. Fammi trovare una stella che non conosca mai un'eclissi. Mi abbracci nel mistero, la follia che chiamiamo libertà. Non temo la tua voce silenziosa, eco dell'oscurità. Proprio nel momento in cui la lama schizza in aria, la scena si interrompe di botto e la telecamera si sposta molto velocemente in un ambiente buio. Una mano si muove veloce sulla plancia di gioco e la sovrana sposta la propria torre d'ebano fino a farla scontrare contro l'alfiere bianco che cade rovinosamente a terra. La voce di Lolt riecheggia in questo ambiente di cui non si capiscono bene i dettagli. È strano vedere una mossa del genere da te, Tasha. Sei stata molto avventata. L'avversaria non si scompone, anzi allunga la sua mano affusolata verso la scacchiera. In silenzio afferra il re d'avorio, lucente come se fosse inondato dalla luce lunare, e lo sposta in avanti a fronteggiare proprio quella torre, come se fosse un effetto magico proprio di quel pezzo degli scacchi. Il re incatenato e il cavallo scheletrico avanzano a proteggere il proprio re. Cara Lolt, la partita non è finita, c'è tutto il tempo per la controffensiva e la scena piano piano si oscura sul sorriso beffardo e divertito di Tasha, che si va lentamente a sostituire al sorriso insanguinato che si è aperto sul collo di Jasper. La luce all'improvviso si riaccende e le sorelle di Leuca caricano verso i nostri eroi. È come se tutto attorno a me fosse ovattato, come se in questo momento avessi le mani sulle orecchie. Sai quando da bambini si gioca a mettere le mani a coppa sulle orecchie per sentire i rumori in modo diverso? Il punto è che le mie mani non sono sulle mie orecchie e un fischio mi perfora il cervello. Non riesco a capacitarmi di quello che sta succedendo. Continuo a fissare inerme il punto dove mio fratello è crollato. Solo quando qualcuno mi colpisce la spalla nel correre avanti mi riscuoto e riprendo a sentire il clangore della battaglia. Victor era accanto a Opal, vede che Opal è bloccata, si arma di tutto il coraggio che ha in corpo, si gira di botto, il mantello crea quasi un cielo stellato dietro la sua schiena e improvvisamente dal braccio
braccio destro si forma girando una scudo a mezzaluna. Guarda tutti i combattenti, alcuni improvvisati e altri no. Veste del suo elmo. Soldati! Siamo ricoperti dall'oscurità della signora dei ragni. Ancora una volta! Ma oggi combattiamo per la nostra libertà. Oggi alcuni di noi moriranno, ma altri creeranno il futuro seguendo il sentiero che hanno costruito coloro che sono morti. Ieri eravate degli uomini, oggi siete dei soldati. Combattete! Una luce argentea ricopre quello che è l'esercito improvvisato. Victor alza il suo martello verso il cielo, chiedendo dentro di sé la benedizione ad Elistrae. Si gira, poggia una mano sulla spalla di Archibald. Tu ti senti ricoperto da un senso di sicurezza per un attimo e una luce ti pervade. Dopodiché comincia a fare dei passi sempre più veloci per infondere coraggio all'esercito. Si scaglia addosso all'esercito di Victor. Vede Jasper sgozzato davanti a lui. Chiude gli occhi come se fosse un bambino che ha appena visto un mostro. 3, 4. Piango, mi avvicino anch'io, ti punzecchio e ti faccio barskin. Come se fosse un'iniezione. Le tue vene iniziano a diventare nere per poi la pelle diventare sempre più legnosa. Non fallirò un'altra volta, vi proteggerò. Io mi trovo tra Victor da un lato, Doug dall'altro, e di fronte a me il parallelismo di un giorno passato. Nella mia testa la figura di me stesso che si sovrappone a quella di Jasper, che poi torna a essere la mia, e ancora una volta quella di Jasper, che ha lo stesso sangue e la stessa posizione. L'unica cosa che cambia è l'ambiente. Qui è gremito di gente, qui lo possiamo vendicare. Lascio scivolare da sotto la manica del cappotto il pugnale, nell'esatto momento in cui le vene nere, spinte dalla magia di Doug, iniziano a tingere il mio braccio e a colorare la punta delle mie dita. Stringo il pugnale, permeo di una luce verdastra. È arrivato il momento della battaglia e non possiamo più tirarci indietro. Nel momento in cui Victor scatta e la terra si alza da sotto i suoi stivali, scatto di conseguenza. Al discorso di incitazione di Victor, l'esercito risponde con delle fragorose urla e scattano tutti in avanti al suono dei rudimentali moschetti che sono stati assemblati in fretta e furia dai Dwegar. Con un fischio richiamo i figli. Come fischio i miei occhi diventano di verde. Il muschio che mi faceva da gilet si allunga sempre di più, facendomi da vesta. Mentre tutti gli uomini corrono e si scontrano contro la sorellanza, piano piano si vede dal terreno queste masse fungine che, tipo delle onde, iniziano a emergere e piano piano prendono la forma di questi micoidi con le braccia a forma di mazze e di armi che caricano anch'essi contro le Drow. I due schieramenti alla fine si scontrano e la battaglia infuria. Le Drow della sorellanza di Lolt contro i vostri alleati. Victor, Archibald, vi fate avanti, vi ritrovate tutti e quattro in mezzo al furore della battaglia. Lanciate un ultimo occhio a Deoha, che con un plateale gesto della mano estingue la fiaccola azzurra che la illuminava e si cala nell'oscurità. Prima che possiate anche solo reagire, una delle Drow esce dal marasma del combattimento, prova ad attaccarti, Victor. Si lancia su di te con questo stocco e prova a colpirti con 2 affondi, ma appunto te, anche grazie al tuo addestramento marziale, riesci a vederla arrivare e prontamente un attacco lo scansi e l'altro col parabraccio devi la lama. Mi lancio nella mischia, non l'avete mai visto correre così veloce. Al centro della sorellanza, con un pensiero, cerco di destare Opal. Vendicati. Schiocco le dita, intorno a me una piccola galassia in miniatura che si poteva reggere nei palmi delle mani lo ingloba totalmente. Il gelo dello spazio ingoia i soggetti della sorellanza che mi sono intorno e il riverbero di suoni, il riverbero delle loro paure, il suono di tutte le battaglie, di tutti i campi che hanno vissuto e ancora il sangue che scorre, il suono di queste voci diventano un sibilo sempre più sottile, sempre più strutturato. Grazie Archie. Utilizzando il barskin che ho inserito dentro ad Archie, mentre crei questa cupola, al di sotto vedi tutte le piante marcire e iniziarsi a creare dei funghi. I funghi iniziano a risuonare alle stesse frequenze dello spazio cosmico. Mi allontano un pochino dai nemici, ma mi metto dietro sia Opal che Victor.
Victor. Un'altra Drow, anch'essa esce dalla marmaglia, si avvicina per provare a colpire te, Doug. La tizia ti appare praticamente alle spalle dal nulla, avanza col primo attacco che non ti prende. Io allungo una mano cercando di bloccarla con un raggio violaceo. Vedete questa energia viola che prova a fermare la mano della Drow, il cui fanatismo e la cui foga però evidentemente sono così forti, è così inebriata dalla battaglia che non ha nessun effetto, e quindi il secondo colpo, lo stocco, ti penetra leggermente nella carne sul braccio. Doug, quando vieni colpito tu noti che gli occhi di Opal in questo momento sono quasi fiammanti ed è come se si fosse risvegliata in qualche modo. Faccio una mezza piroetta, il vestito come se prendesse fuoco di queste fiamme che sono più alte, più intense del solito. In una calma disarmante mi avvicino verso l'oscurità creata da Archer e entro nell'oscurità, camminando come se non fosse un problema. Allungo la spada Shadowblade. La lama è come se si illuminasse di una luce scura. Dall'esterno si vede un bagliuginio violaceo, si vedono due schizzi di sangue, si sentono due corpi che cadono e io uso tutto il mio movimento per arrivare alle altre due che ci sono nell'oscurità. Evoco questo fungo che fa un riverbero che crea questa mano ombra che a chiunque si avvicini inizia ad attaccarlo. Sta un'altra Drow, come è stato per Doug, Victor, con il passo velato, ti appare alle spalle con il suo stocco, prova a colpirti, ma il primo colpo viene deflesso dal tuo spallaccio. Il secondo colpo però calibra la mira ed è molto più preciso. La sottile lama della sua arma riesce a infiltrarsi tra le scalanature non protette della tua armatura. Improvvisamente divento un cumulo di ombre e spunto dietro quella che mi ha attaccato. Metto la mano verso il cielo come se facessi uno sforzo disumano. Calo tutto in una volta la mia mano, imbracciando il mio martello, e appare sopra le ombre un raggio di luce si fionda addosso ai miei due nemici, cercando di schiacciarli. Il raggio le colpisce in pieno e vedi la loro pelle che viene ustionata da questa luce, però non urlano. Probabilmente sono state addestrate a sopportare il dolore. Proprio quella su cui te hai visto i risultati del tuo attacco scatta come un furetto, uscendo dal raggio di luce, ritornando nella penombra, e si porta nuovamente anch'essa alle tue spalle. Sferra altri due attacchi, il primo lo pari con lo scudo, il secondo nuovamente entra in uno dei punti scoperti dell'armatura. Opal, il modo in cui continui ad uccidere uno dietro l'altro la sorellanza, sono io che ti sto girando intorno, a destra, a sinistra, in basso, colpisci, mamma mia, dall'altro lato io non fare così che crepo da ridere, continuando a darti le spalle ma a starti a un passo. Man mano che tu muovi un piede, con l'ascolto io muovo lo stesso piede in modo tale da non entrare in conflitto con il tuo movimento e allo stesso tempo proteggerti le spalle. Continuo a buttare giù quanta più gente con dei semplicissimi Eldritch Blast. E colpisci uno con due Eldritch Blast nel silenzio totale. Victor, mi servirebbe una mano qua. Mi giro, Invece per te, soffri. li prendo la mano con le mie piccole manine da tronco, iniziano a prendere fuoco e iniziano a entrare dentro la sua carne. Senti proprio la sua pelle che inizia a sfrigolarti sotto il tuo tocco. Il suo spirito combattivo non vacilla. L'angolo della sua bocca leggermente si alza. In una nube di oscurità, Leuca appare alle tue spalle. Inizieremo da te. Opal penso ne soffrirà. La risata di Leuca, non forte, non fragorosa, sottile, tagliente, che ti penetra nel cervello come la sua lama oscura ti penetra la carne. Senti il calore del sangue della ferita e si apre sulla tua schiena, e poi ancora abbassi lo sguardo e vedi la punta della sua lama intrisa di sangue che spunta dal tuo petto, e quando la estrae ti senti cadere e l'ultima cosa che vedi prima di perdere i sensi è l'immagine un po' sfocata
dell'angolo della bocca leggermente alzato della Drow che avevi colpito. Leoha ha estratto la spada, con un gesto la pulisce dal sangue che schizza a terra, si gira verso di te, Victor. Vuoi essere il prossimo o posso andare dalle altre? Victor dà un colpo col martello sullo scudo, senza togliere gli occhi verso Leuga. Opal, tu senti? È qui. I funghi, come sono nati, evaporano in spore sotto i vostri piedi. Senti Archie che si irrigidisce, non lo vedi, però sai che sta guardando intorno, quasi a sibilo. Doug è caduto. Sento leggermente le dita intorno alla mia lama che iniziano a gelare, comincio a sentir male, ma non emetto un sibilo. In quel momento c'è stata una sorta di passo di danza in cui avevo colpito una e la tua mano era di qua, come se fossi appoggiata al tuo petto. Sento la tua voce, quindi prendo la tua mano, faccio una piroetta e scompaio. Victor accerchiato da queste due e Leoha davanti al cadavere di Doug che è ai suoi piedi e a quelli della Drow accanto. Cadavere. Vabbè, insomma il suo corpo, scusate. Ecco. Vacci piano, deve fare una parete di salvezza. Le arrivo alle spalle sempre con quest'aria spenta ma con questi occhi luminosi e la colpisco 2 volte con la Star Razor a croce praticamente sulla sua schiena, dall'alto verso il basso e poi dall'alto verso il basso dall'altra parte, quindi creando una X sulla sua schiena, emettendo questi gemiti quasi animaleschi. La cerco di spingere e cerco il suo contatto visivo. Sono io il tuo obiettivo, vieni a prendermi. I tuoi colpi vanno a segno superando l'armatura di Leoha e vedi le ferite che si aprono sulla sua schiena, ma non senti battere ciglio. Si gira leggermente, ti guarda di 3/4, ti sorride. Ti avevo detto che ti avrei fatto soffrire prima. Mentre te sei concentrato su Leoha e sul mandare il messaggio a Opal, senti una fitta al fianco e questo lo accusi. Ti senti un attimo il fiato che ti si spezza per un attimo, però ritrovi subito la concentrazione. Subisco il colpo, divento questo mazzo di ombre, arrivo accanto a Leuca, l'afferro per la gola e i miei occhi si illuminano di questo colore verdastro, quasi come delle fiamme che vengono coperte dal mio elmo e appunto solo dalla feritoia fuoriescono queste fiamme e schiaccio la sua gola, la sua pelle comincia a incresparsi come legno bruciato. Nel mentre sussurro delle parole in silvano: rialzati nel nome di Elistre. Faccio risvegliare Dagny. Leoha ti guarda, bel trucchetto. Incasso il colpo e mentre la nube inizia a sgretolarsi intorno a me, io mi lascio andare a una corrente e quando il mio corpo raggiunge una determinata inclinazione svanisco per riapparire in un punto sopraelevato. Mi riprendo facendo un passo avanti a gambe tese, la identifico nella moltitudine di Drow e questo è grazie alla luminescenza dello scudo di Victor e della spada di Opal. Rigiro il pugnale dalle mie mani, lo scaglio, a metà strada il pugnale svanisce, riappare all'interno della carne della cacciatrice. Nel momento in cui si gira, mi vede, io le sorrido, il pugnale dal suo corpo svanisce e riappare tra le mie mani. Pulisco anche io il pugnale al suo stesso identico modo dal suo sangue. Doug, dopo quel ghigno della Drow, chiude gli occhi e le riapre. Si trova in questa stanza bianca, una figura in fondo molto familiare, è lì che lo aspetta. Mi metto accanto. Ho fatto schifo. Pensavo di riuscirti a salvare. Sono un po' triste di non essere riuscito a fare qualcosa. Non riuscivo neanche a vederti. Come si gira, lui non c'è più. Rimane solo in questa stanza bianca. Mette la mano su quello che dovrebbe essere il cispuglietto fatto da licheni e tira fuori un ricordo. Il ricordo. No, non posso arrendermi. Dove si esce da questo posto? Una mano metallica lo prende. Cazzo! Prometto che sarò veloce. Intanto, grazie per il supporto che ci date. È solo grazie al vostro supporto che riusciamo a portarvi nuovi contenuti e a rifare le cose che vi piacciono tanto. Quella che state vedendo è la seconda stagione di Nexus, Nell'Abisso, ed effettivamente come una seconda stagione vi consigliamo vivamente di vedere la prima, Nexus Oltre il Velo. Nel caso in cui vorreste invece approfondire l'intero universo di Nexus, ci sono alcune delle nostre creazioni, tra cui Frammenti di Luce, una piccola novella che potete trovare su itch.io, o
oppure Strix 7 Curriculum of Chaos, una piccola campagna che abbiamo deciso di giocare in live e che abbiamo riassunto in 4 piccoli video. Li trovate sempre qui sotto. Vi ricordo innoltretutto che questi non sono degli elementi essenziali al fine della storia. Come ultimo, se vi piacciono i nostri contenuti, vi ricordo di seguirci, di lasciare un mi piace o anche un commento. E adesso basta, vi ho rubato fin troppo tempo. Tornate al video. Sei a terra, riverso nel tuo sangue, ti senti la bocca impastata di ferro e sabbia terra e vicino a te si sono moltiplicate le persone che c'erano prima. Odio sto posto! Le mie ossa si rompono di nuovo per far fuoriuscire tutto lo scheletro del coccodrillo, quindi tutte le mie ossa si trasformano. Euka, la sua sagoma si fa ombra e quindi la tua mano perde la presa e l'ombra si perde nella semioscurità della grotta, del campo di battaglia, al clangore, all'esplosione, gli scoppi, le urla degli uomini e delle donne che stanno combattendo. Spero che il tuo ultimo ballo sia stato di tuo gradimento. Senti la sua voce alle tue spalle, Archie. Senti una fitta alla pancia. Non fai il tempo ad abbassare lo sguardo che lei ha già ritratto la lama e vedi i tuoi vestiti macchiarsi di sangue e poi nuovamente un altro colpo affonda e trapassa la tua carne da parte a parte. Estrai la spada e ti lascia cadere in avanti. Estrai la balestra e te senti il fischio, Victor. Pari il colpo, ti giri e vedi il corpo di Archibald che cade da quest'altura. Avanti, cosa vi ho addestrato a fare? Finiteli! Ho parato con lo scudo la freccia, quasi ignorando totalmente la draw che ho accanto. Io faccio un passo, lei ne approfitta per accoltellarmi, ma in pratica io con lo scudo di nuovo spezzo il suo attacco, dopodiché gli do un calcio nello stomaco, lei si accascia un attimo, mi giro e vado dritto tipo carro armato contro di lei. Parto piroettando, mantenendo la Blade Song, sparisco Misty Step vicino a lei. Con il primo attacco ancora sono troppo distante, quindi la sfioro, ma con il secondo faccio un montante cercando di colpirla alla gola. Lei indietreggia leggermente e vedi che effettivamente le passa alla gola, però le si apre un leggero taglietto, quasi ininfluente. Ancora che vuoi combattere? Non vedi che stanno cadendo tutti? Zitta! Arrenditi, come vuoi. Victor, mentre avanzi sei talmente concentrato sulla modalità distruzione leuca che non ti rendi conto della draw che ti sguscia di lato e là già dove avevi subito la ferita più critica, lei ci ritorna un'altra volta con la sua arma e ti senti proprio il fianco cedere, vai a terra, prima al ginocchio, provi a tenerti su ma senti proprio i sensi che si annebbiano. Opal, senti un sibilo che si fa sempre più forte fino a diventare un sussurro e senti una voce che è calda e rassicurante come la prima volta che hai impugnato la tua vestigia, come la prima volta in cui te e Victor vi siete interfacciati per la prima volta. Senti quella che pensi da queste sensazioni possa essere la voce della tua dea. La voce ti sussurra all'orecchio: tuo fratello è ancora con te, il suo orologio ti può dare la forza. E all'improvviso ti ricordi che all'interno delle tasche della tua veste hai ancora l'orologio di Jasper. Avanti, lui è con te. È come se mi fermassi un attimo, estraggo dalla camicia l'orologio di Jasper e per un secondo, ma proprio un millisecondo, è come se il tempo si fermasse un attimo intorno a me. Velocissimi mi scorrono tutti i momenti passati con mio fratello, tutte le scorribande che mi ha coperto, tutte le volte che mi ha coperto alla bottega per poter studiare, le piccole gomitate che mi dava quando Archibald entrava in bottega, le volte che mi ha difesa. Per ultima, una scena meno felice, la morte, quindi una singola lacrima riga il mio volto e ho l'orologio in mano. Archibald, te sei a terra e senti nuovamente la tua energia che inizia a scemare, ma hai un sussulto perché te la senti che è qui, senti la presa di Tasha, anche se non è lì con te, te sai che è lì con voi e la percepisci, ma nessuno di voi ha il tempo di fare nulla perché Opal, quella sensazione come se il tempo si fermasse, all'improvviso vi avvolge tutti, vi sentite proprio come se il respiro vi si bloccasse, come se tutto si ovattasse intorno a voi, rallentasse sempre di più e poi all'improvviso un flash. Riaprite gli occhi.
Doug, non sei più un coccodrillo. Archie, te non sei più a terra, neanche te, Victor. Siete in piedi, siete in salute, siete vicini. Il rumore della battaglia non esiste più intorno a voi. Sentite un urlo nelle vostre teste, come lo avete già sentito, che squarcia il silenzio. Così sia, allora! Te ne andrei da qui, Opal, fredda, e dopo aver sofferto il più possibile. I vostri sguardi vengono attratti verso l'altura, dove Leuca è di fianco a Jasper. Quando Leuca muove la mano, non è la gola di Jasper a inondarsi di sangue, ma quella della Drow che lo stava imprigionando. Jasper è uguale a sempre, ma non è uguale a sempre. Ha uno sguardo diverso, ha uno sguardo risoluto, e c'è qualcosa di diverso in lui. Non ricordavate avere quella pettorina, una pettorina di minuscoli intrecci viola e intarsi dorati che ne accentuano i contorni. Le mani di Jasper non sono più legate. Nella sua mano l'orologio che fino a poco prima stavi stringendo te, Opal, tra le mani. Si strappa il sigillo dalla bocca e quando succede gli intarsi dorati della pettorina dell'armatura si illuminano e si spostano, creando delle lamelle di metallo che lentamente vanno come a creare delle ali metalliche dietro di lui. Le piume di queste ali sono queste specie di foglie di piume metalliche staccate tra di loro, ma che, come bloccate nel tempo, rimangono unite. L'orologio tra le sue mani inizia come a scomporsi e i suoi ingranaggi, i suoi componenti creano un pugnale meccanico. Jasper lo impugna e Leuca si gira, confusa. I suoi movimenti si fanno sempre più lenti, così come voi non sembra capace di muoversi. La voce di Jasper, nell'assoluto silenzio, emana un verdetto. Il tuo tempo finisce qui, Leuca. Le pianta il coltello nella gola. Non esce una sola goccia di sangue. Sembra che il colpo non abbia fatto effetto, ma si sa, la vita dei Drow è più lunga di quella di un essere umano. Dopo qualche decina di secondo, vedete la pelle della Drow farsi sempre più secca, sempre più asciutta, finché i suoi contorni non iniziano a farsi letteralmente scheletrici. E più passa il tempo, più i suoi capelli ingrigiscono e la sua pelle invecchia e le rughe la invadono, finché non rimane uno scheletro, finché lo scheletro non diventa polvere. E poi il tempo, di botto, come se scoppiasse nelle vostre orecchie, riprende a scorrere e Jasper si teletrasporta al vostro fianco. L'orologio si ritrasforma e torna ad essere quello di sempre. Nel momento in cui l'ultimo granello di polvere di ciò che fu Leuca viene portato via, sulla scacchiera la torre d'ebano si frantuma e l'alfiere, come per magia, torna al suo posto a fronteggiare il re rivale, e Tasha appoggia un braccio sul tavolo sorseggiando qualcosa da un calice. Te l'avevo detto che avevo ancora tempo.